Bentornati a Montemersano, ve lo ricordate? Vi lascio qua in alto sulla vostra destra il video, se ve lo siete perso, della costruzione di questo carrello fotovoltaico che andrò a migliorare, a modificare nei prossimi video. Per esempio, attualmente ho già riscontrato il problema della corrente bifase. Visto che il mio canale non è per esperti del settore, per elettricisti, ma è per gente comune, prima di parlarvi della bifase vorrei darvi qualche nozione di elettricità, qualche nozione elettrica. Ve le darò proprio in un modo molto semplice che tutti capirete. Perché voglio fare questo? Perché visto che in tanti miei video parlo comunque di tecnologia legata a Montemersano, cioè vi faccio vedere i progetti che sto facendo e che vorrò fare qua a Montemersano, pertanto soprattutto sulla tecnologia fotovoltaica, cioè di creare energia grazie al sole, a volte parlo di termini un po' tecnici che alcuni di voi non capiscono. Ecco che ho deciso di fare questo breve video, cercherò di essere breve, per raccontarvi le nozioni proprio base della corrente elettrica, quindi delle unità di misura che voi avete sicuramente sentito tante volte ma che non avete mai legato in modo pragmatico alla realtà. Seguite questo video perché questo vi aiuterà molto, comunque, non solo ad avere una nozione in più su qualche cosa che utilizzate tutti i giorni, ma anche a livello di sicurezza, perché la corrente elettrica è pericolosa. Ecco che voi vivete nella vostra casa, non siete sicuri se l'impianto è fatto come si deve. Se voi seguite questo video e magari il prossimo video, perché cerco di non fare dei video troppo lunghi, saprete riconoscere se la vostra casa è sicura a livello di impianto elettrico oppure no. In questo video andrò a parlarvi principalmente di due grandezze della corrente elettrica, di due unità di misura, che sono i volt e gli ampere. Avete sentito parlare di questi due termini tantissime volte. Andiamo a vedere in casa vostra. Una casa standard ha una utenza di 220 volt, che in realtà sono 230, comunque viene chiamata 220 volt, e 16 ampere. Ma cosa sono questi volt e questi ampere? Vi faccio un esempio molto pratico che dopo capirete cosa significa volt e cosa significa ampere. Prima di questo però vi dico, partiamo dalla fonte. Chi è la fonte? La centrale elettrica. Allora, noi siamo in casa nostra, ci arrivano due fili elettrici, vediamo da dove arrivano questi fili. Arrivano, diciamo, dalla centrale elettrica. Chi è la centrale elettrica? È quella struttura dove viene prodotta la corrente elettrica. Non vado troppo nel dettaglio sulle diverse modalità di produzione della corrente elettrica, però questa centrale elettrica può essere idroelettrica, quindi si produce corrente tramite fiumi, tramite una corrente di acqua, può essere prodotta tramite centrali fotovoltaiche, quindi utilizzando l'energia del sole, centrali eoliche, quindi del vento, centrali geotermiche, centrali nucleari, ce ne sono tante. Allora, questa centrale produce la corrente elettrica e ce la manda in casa tramite fili. In casa vi ho detto che ci arriva la 220 volt. In realtà la centrale elettrica non spara fuori la 220 volt, non vi preoccupate, dopo vi dico cosa vuol dire 220 volt, ma spara fuori un'alta tensione, 10.000 volt. Ecco che dalla centrale, diciamo due cavi per semplificare, partono due cavi con la 10.000 volt, ma prima di arrivare alla nostra casa passa attraverso a una cabina di trasformazione che dalla 10.000 volt la trasforma alla 220 volt, che è quella che serve a noi. Avete sicuramente visto le linee di alta tensione, che sono dei tralicci molto alti, brutti da vedere effettivamente, che sono diversi dal palo classico che abbiamo di fianco a casa se la corrente ci arriva per via aerea, ma ultimamente tutti gli attacchi li fanno sottoterra. Comunque
dalla centrale elettrica parte questa linea di alta tensione con questi tralicci immensi, arriva alla cabina di trasformazione, la corrente viene ridotta da 10.000 volt a 220 volt, dopo vi dirò come, e ci arriva in casa. Ma perché dobbiamo fare questa operazione? Perché non parte direttamente la 220 volt dalle centrali elettriche per evitare queste cabine di trasformazione con dentro dei trasformatori che sono dei cumuli di rame e non costano poco? Vi dico il perché. Prima però vi faccio capire cosa vuol dire volte e cosa vuol dire ampere. Vi farò dei riferimenti all'acqua, perché se vi spiego la corrente elettrica in tanti si perderanno, invece con l'acqua torna tutto molto più semplice. Cosa sono i volte? I volte è la pressione dell'acqua. Cosa sono gli ampere? Gli ampere è la dimensione del tubo. Allora, vi ho già detto che dalle centrali elettriche parte 10.000 volt, ma a noi in casa ci arriva 200 volt dopo essere stata trasformata. Perché? Perché per avere lo stesso quantitativo di acqua, lo stesso quantitativo di corrente elettrica, che andremo a chiamarla watt, ma questo è meno importante, io posso giocare sulle due grandezze, volt e ampere. Facciamo un esempio pratico. Io qua ho due tubi, uno di diametro inferiore, uno di diametro superiore. Quindi, secondo voi, per riempire questo litro d'acqua, faccio prima col tubo grosso o faccio prima col tubo piccolo? Chiaro, uno direbbe col tubo grosso. No, dipende anche dalla pressione. Vi faccio vedere. Senza cronometrare, guardiamola d'occhio, vedete? Sta arrivando corrente, sta arrivando acqua da un tubo grosso. Sto impiegando molto tempo per riempire la bottiglia. Bene? Tubo grosso, ho impiegato X tempo per avere la corrente che mi serve. Che spreco di corrente. Tubo piccolo, dovrei impiegare più tempo. Riempita. Ho fatto un disastro. Bene, avete capito che non conta la dimensione, non conta la lunghezza, ma conta anche come la si usa, no? Conta anche la pressione. Quindi in questo caso un tubo grosso ho impiegato lo stesso più tempo perché c'era poca pressione. Allora, la dimensione del tubo sono gli ampere, la pressione sono i volt. Solitamente le centrali elettriche si trovano anche a grandi distanze dalle città o dalla casa finale. Ecco che dalla centrale elettrica, per arrivare alla casa finale, se dobbiamo arrivarci con un tubo di questa dimensione, ci costa veramente molto di più rispetto che se ci dobbiamo arrivare con un tubo di questa dimensione. Ecco che cosa si fa? Si fa in modo che dalla centrale, diciamo, idroelettrica che si produce col fiume, quindi solitamente sono in collina o in montagna, si arriva fino vicino alla città con dei fili piccoli, perché costano molto meno, il rame costa tanto, arriva alla centrale di trasformazione, la cabina di trasformazione, viene ridotto, il voltaggio viene passato, quindi la pressione viene passata da 10.000 volt a 220 volt e si arriva alle case finali, perché una città è formata da tante case, quindi come quantitativo di corrente serve tanta corrente. Ecco che noi dovremmo mettere, se partiamo con 220 volt, dovremmo mettere un cavo grossissimo a costi impossibili, perché dopo arriva alla centrale di distribuzione, si dà un po' di acqua lì, un po' di acqua là, un po' di acqua là, quindi sarebbe un tubo immenso, un cavo immenso. E invece se riusciamo a darci più pressione, quindi
andiamo con un alto voltaggio, possiamo utilizzare a parità di quantitativo di corrente, watt, possiamo utilizzare un tubo, un filo più piccolo. Tutto chiaro? Più o meno? Pertanto dalla centrale elettrica partono comunque dei cavi abbastanza grandi, tanto da avere, ok, molti ampere, ma anche molti volt. Quindi qua un quantitativo di corrente sufficiente per alimentare tutta la città. Corrente che deve essere trasformata, ridotta a 220 volt, perché i nostri dispositivi in casa funzionano a 220 volt e viene distribuita per le diverse case. Quindi per far funzionare un determinato apparecchio, facciamo finta un motore elettrico. In casa prendiamo un esempio di un ventilatore. Per far funzionare un ventilatore serve un determinato quantitativo d'acqua. Quindi o andiamo ad alzare i volt o andiamo ad alzare gli ampere. Su un ventilatore di casa che non gli serve tanta corrente e abbiamo i 220 volt fissi, non assorbe tanto, ecco che i fili elettrici sono fili veramente sottili, quindi un filo così costa poco. Se andiamo ad esempio nelle batterie delle autovetture, lì non abbiamo la 220 volt, non c'è tanta pressione, abbiamo la 12 volt in media. Ecco che abbiamo poca pressione, ma per far girare un motorino elettrico che potrebbe essere quello dello spazzavetro o peggio ancora il motorino d'avviamento che mette in moto la macchina, serve tanta corrente ma abbiamo poca pressione, abbiamo pochi volt, abbiamo solamente 12 volt. Ecco che ci servono tanti ampere. Quindi le batterie sono comunque fatte, costruite in modo da poter fornire tanti ampere. Abbiamo detto in casa abbiamo 16 ampere. Se andiamo oltre 16 ampere il contatore ci scatta e dopo eventualmente vi dirò il perché. In una vettura, avendo solamente 12 volt, abbiamo però necessità di avere tanti ampere, quindi le batterie sì, sono in grado di fornire tanti ampere, ma sappiamo che tanti ampere hanno bisogno di un tubo grosso. Andiamo a vedere un filo di una batteria. Guardate che filo che è questo. Perché dalla batteria, che è in grado di fornire, ipotizziamo, fino a 60-100 ampere, serve un filo grosso. Perché se andiamo a mettere un filo piccolo ma il motorino richiede tanta corrente, cosa succede? Il filo si scalda perché vuole passare tanta corrente, tanta acqua, quindi un tubo eventualmente scoppierebbe, un filo si scalda e viene fuori un bel incendio. Quindi questione di costi, un filo così al metro ti costa 30 centesimi. Un filo così al metro ti costa 20 euro. Capisco che possono sembrare discorsi molto teorici, però aspettate, portate pazienza perché voglio poi arrivare alla pratica e la pratica di questo video sarà sapere se avete un impianto sicuro, quindi siete in sicurezza sì o no. Bene, quindi queste tre grandezze, queste tre unità di misura, volt la pressione, ampere la dimensione del filo, la dimensione del tubo, la portata, watt la quantità di corrente. Infatti molto semplice, un discorso matematico. In casa abbiamo 220 volt, non la possiamo aumentare. In un'abitazione civile, industriale diverso, quindi in un'abitazione civile abbiamo la 220 volt fissa. Abbiamo 16 ampere. Anche lì ci sono dei casi particolari dove si va a richiedere al gestore, chiamiamolo Enel, si va a richiedere più corrente perché magari abbiamo tanti frigoriferi, abbiamo tanti condizionatori, insomma abbiamo bisogno di tanta corrente, quindi ti vanno ad aumentare gli ampere e andate a pagare molto di più. Però diciamo che in un'abitazione standard in Italia ad oggi ci sono 220 volt e 16 ampere. Quindi quanta corrente possiamo utilizzare in un'ora? Quanta corrente ci arriva in casa in un'ora? La bottiglia d'acqua quanta acqua contiene? Molto semplice, volt
per ampere uguale watt. Quindi 220 volt per 16 ampere uguale 3500 watt. Solitamente si evita di utilizzare il 1000 e si utilizza il chilo, quindi 3520 watt, arrotondiamo 3500, sono 3,5 kilowatt. Quindi se noi in casa ci serve più di 3,5 kW, se attacchiamo non solo l'asciugacappelli ma anche la lavastoviglie, anche la lavatrice insieme, cosa succede? Succede che il contatore scatta, perché noi andremo a richiedere di più di quello di cui abbiamo fatto il contratto. Quindi è una questione di infrastruttura nostra interna in casa, ma anche di un'infrastruttura generale. Quindi il nostro impianto è studiato per poter gestire 3,5 kW. Abbiamo messo i fili elettrici, le prese, tutto l'impianto è studiato per poter far passare quel determinato quantitativo di corrente. Ecco che se noi gli facciamo passare di più corrente, quindi se il contatore non scatta, eventualmente i fili si vanno a surriscaldare e ci viene fuori l'incendio. In più è proprio una questione a monte, cioè abbiamo detto che alla cabina elettrica dove ci sono dentro i trasformatori arrivano anche lì dei fili di una certa dimensione con l'alta tensione per portare gli ampere che servono in quella città. Ecco che se in quella città ci sono 1000 case che in teoria non possono superare i 16 ampere, i 3500 watt, i 3,5 kW, alla fine è la stessa cosa. Se 1000 case sono studiate per avere quel consumo, ma in realtà il consumo viene raddoppiato, va in crisi il trasformatore perché magari brucia, i cavi che arrivano dalla centrale elettrica, la centrale elettrica stessa non ha sufficienza per produrre la corrente che serve, ecco che poi dopo qualcheduno rimane al buio. Adesso che avete imparato le 3 unità di misura principali della corrente elettrica, vi dico un'altra cosa che tutto sommato anche questa la sapete, cioè le unità di misura già le avete sentite tante volte. Quante volte avete sentito volt? Quante volte avete sentito ampere? Quante volte avete sentito watt? Tutte le volte che andate a comprare una stufetta elettrica, guardate il consumo, guardate quanti watt consuma. Quindi sono cose che in realtà sapevate già ma non l'avete mai messe in pratica. Bene, adesso vi dico una cosa che già sapete ma non ci avete mai pensato. Vi dico, la corrente elettrica tende a scaricarsi a terra, tende ad andare verso terra. E voi vi direte che cavolo vuol dire? Un lampo, una saetta, cos'è? Lo sapete già, lo sapete tutti, è una forte scarica di corrente elettrica. Solitamente cosa succede? Molte volte questa corrente elettrica si scarica a terra perché la terra attrae corrente elettrica. Non vado troppo perché qua entriamo nella fisica, io sono ignorante e comunque non è un canale di fisica, pertanto non andiamo troppo nel dettaglio, prendetelo come un mistero della fede, che la corrente tende a scaricarsi a terra, tende ad andare verso terra. Un lampo si scarica a terra. Cosa succede quando noi prendiamo la scossa? Succede che la corrente passa attraverso il nostro corpo e a seconda di quanta corrente passa, quindi a seconda dei volt e degli ampere insieme, possiamo morire sì o no. Rimaniamo in un ambiente casalingo. La classica lavatrice che per antonomasia è quella giudicata sempre l'elettrodomestico più pericoloso, ed è vero, dopo vi dico il perché, quindi occhio alle lavatrici e lavastoviglie. I 2 fili che arrivano alla lavatrice servono per andare ad alimentare il motore che fa girare la lavatrice, la resistenza che va a scaldare l'acqua e tutta l'elettronica. Questi 2 fili bisogna che non vadano a toccare la scocca, la carcassa della lavatrice, che è in metallo e sappiamo tutti che il metallo conduce corrente elettrica. Quindi
Se uno di questi due fili, dopo vi spiegherò fase neutro, calma, se uno di questi due fili va a toccare la scocca ha corrente elettrica. La corrente non si vede ma si sente, quindi cosa succede? Se noi sfigatelli andiamo a toccare la lavatrice, che è come che andessimo a toccare un filo elettrico, perché il filo elettrico va a massa, quindi va a toccare la scocca della lavatrice, noi andiamo a toccare la lavatrice, visto che la corrente vuole andare verso terra, cosa succede? Eventualmente la lavatrice su dei piedini di plastica, di gomma, ecco che la scocca è elettrificata ma rimane lì la corrente perché non si scarica a terra, perché è isolata dalla plastica. Noi andiamo lì, magari abbiamo sì le scarpe ma sono un po' umide e quindi l'umidità fa passare la corrente, andiamo a toccare la scocca, la corrente che vuole andare verso terra passa attraverso il nostro corpo e va a scaricarsi a terra. Ecco che è bene non utilizzare la corrente elettrica a piedi nudi, perché a piedi nudi siamo più a contatto con la terra e quindi la corrente farebbe meno fatica a passare attraverso il nostro corpo, quindi ne passerebbe di più. Se il pavimento è bagnato, l'acqua conduce ancora meglio, ecco che più corrente passerà dal nostro corpo, ecco che rischiamo di rimanere fulminati. Bene, iniziate a capire cosa vuol dire prendere la scossa e iniziate a capire quando la scossa è pericolosa. Un recinto elettrico non vi fa morire, a meno che non rimanete incastrati a lungo, ok? Perché non vi fa morire? Che uno dice, cavolo, ci sono 10.000, 15.000 volte, è una bella pressione, una bella botta. Sì, ma sono pochissimi ampere. Ecco che quel tipo di corrente lì, infatti i fili sono sottilissimi, ecco che quel tipo di corrente lì ci dà fastidio, ci fa male, ci butta via, ma non ci va a rovinare i nostri organi interni, perché sono pochissimi ampere. Invece una lavatrice, visto che siamo in casa, visto che abbiamo 220 volt con 16 ampere, quindi 3,5 kW, questi sono sufficienti a farci morire. Un cenno sulla lavatrice, perché la lavatrice è considerata un elettrodomestico pericoloso più di un frigo e più di tanti altri? Perché in mezzo c'è l'acqua. Quindi l'acqua in che modo viene scaldata? Tramite una resistenza. Cos'è una resistenza? Avete visto le pubblicità del Calgon, Calfort, non so come cavolo si chiama, del tecnico che vi fa vedere la resistenza tutta incrostata di calcio, di calcare e che si spezza. La resistenza è un pezzo di metallo, perché il metallo conduce non solo la corrente ma conduce anche il calore. È un pezzo di metallo dove arrivano i due fili della corrente, all'interno di questa serpentina di metallo, di questo tubo di metallo, passa un filo elettrico così tutto torcigliato, che non tocca il metallo esterno perché sennò trasferirebbe la corrente. Quindi la corrente che arriva da questo filo, la fase, iniziamo a parlare di fase, passa attraverso questo avvolgimento interno, essendo torcigliato ed essendo molto sottile fa fatica a passare, si surriscalda e poi ritorna alla centrale tramite il neutro, tramite l'altro filo. Ecco che cosa succede? Creandosi calore dentro, il metallo esterno diventa caldo, il metallo è a contatto con l'acqua e l'acqua si scalda. Cosa succede? Visto che nell'acqua c'è il calcare e il calcare è corrosivo, questo si attacca sul metallo, va a mangiare il metallo. Quando il metallo è mangiato completamente, l'acqua entra, va a contatto con questo filo che è elettrico, l'acqua conduce corrente, quindi tutta l'acqua diventa elettrica, l'acqua è dentro a un recipiente di metallo che è di metallo, quindi conduce corrente, arriva alla scocca esterna e noi prendiamo la scossa. Ecco perché la lavatrice è pericolosa. Vi ho parlato di fase e neutro, questo però nel prossimo video ve ne parlerò di più, perché vi parlerò della bifase, che è il problema che attualmente ho nel mio carrello fotovoltaico, e vi spiegherò come andarlo a risolvere. Solamente un breve accenno alla fase e al neutro. Vi ho detto che
alla nostra abitazione arrivano 2 fili. Per portare la corrente elettrica servono 2 fili, almeno 2 fili. Non parliamo della trifase, ok? Rimaniamo nell'ambiente civile. Quindi in questi 2 fili uno si chiama fase e uno si chiama neutro. Cosa succede? La corrente, diciamo, l'acqua arriva dalla fase, attraversa il nostro motorino elettrico, la nostra apparecchiatura e torna indietro dal neutro. Bene? Andiamo ora all'argomento di questo video, la sicurezza, essere sicuri con la corrente elettrica. Rimaniamo attaccati alla lavatrice, che è lo strumento pericoloso, quindi non voglio farvi terrorismo, non è che adesso andate a toccare la lavatrice e rimanete fulminati, ma lo scopo di questo video è quello di sentirvi tranquilli che siete in un ambiente domestico sicuro. Quindi anche nel caso che la lavatrice sia vecchia, la resistenza sia vecchia e l'acqua vada a contatto con la corrente elettrica che ci gira al suo interno, voi sarete tranquilli. Infatti sono obbligatori dei sistemi di sicurezza che tutti dobbiamo avere in casa, chiamati presa di terra e interruttore differenziale, solitamente chiamato salvavita. Cosa succede? Rimaniamo nella lavatrice? Abbiamo la nostra lavatrice, ci arrivano in 2 fili, la fase e il neutro. La fase butta dentro la corrente, fa fare tutte le sue cose alla lavatrice e se la lavatrice è in buono stato, la corrente torna indietro e la lavatrice lavora. Nel caso che all'interno la resistenza sia bucata, cosa succede? Succede che la corrente arriva dalla fase, fa fare il suo lavoro, ma non torna tutta indietro. Una parte rimane lì nella scocca, che è quella parte che noi, se andiamo a toccare la scocca, andiamo a scaricare a terra. Quindi se esistesse, ed esiste, uno strumento fatto in modo che riesca a capire, oh attenzione, qua c'è una perdita d'acqua, c'è una perdita di corrente, non tutta la corrente torna indietro, alt, c'è un problema, tolgo la corrente. Questo è l'interruttore differenziale, è salvavita, che in caso che non tutta la corrente torni indietro vuol dire che c'è una dispersione. Lui non può sapere se la dispersione c'è solo nella scocca, quindi si sta disperdendo a terra, o se c'è Manuel lì attaccato che si sta fulminando. Quindi per essere sicuri scatta il salvavita, toglie corrente. Pertanto abbiamo la presa di terra, cioè tutti gli strumenti che hanno all'esterno del metallo, che possono trasferire corrente elettrica al corpo umano. Questa parte metallica, c'è un filo che è sempre di colore giallo-verde. Questo terzo filo è collegato all'impianto di terra della casa, cioè sono tutti collegati assieme, e la casa ha un palo di terra piantato in terra dove c'è collegato questo filo. Cosa succede? Sappiamo già che la corrente elettrica tende ad andare verso terra. La corrente elettrica è un po' pigra, quindi vuole passare dove c'è meno resistenza, dove è più facile per lei passare. Pertanto la lavatrice sfigata con la serpentina che è rotta, quando la serpentina disperde corrente, cosa fa? Anche se lì in quel momento c'è Manuel che sta toccando la lavatrice, però Manuel speriamo che abbia le suole eventualmente di gomma, la lavatrice stessa invece è collegata a terra, quindi visto che la corrente vuole andare verso terra, cosa fa? Arriva lì, arriva la serpentina, è bucata, va nell'acqua, va nella carcassa esterna, quindi ha 2 strade da poter percorrere per andare a scaricare a terra. Una strada è quella di Manuel, attraverso il suo corpo e attraverso le suole, l'altra strada è quella del filo di terra. Ecco che dice: perché devo perdere tempo e fare fatica a passare attraverso Manuel? Passiamo attraverso il filo di terra e io me ne torno a terra, ok? Quindi avere l'impianto di terra efficiente
Cosa vuol dire efficiente? Vuol dire con una bassissima resistenza, tanto che la corrente gli piaccia andare a terra tramite l'impianto di terra, ci salvaguarda nel caso che andiamo a toccare un elettrodomestico che in quel momento sta scaricando. Oltre all'impianto di terra abbiamo detto che abbiamo il differenziale, che è indispensabile, che in un ambiente civile deve essere da 30 mA. Cosa vuol dire? Vuol dire che la nostra lavatrice arriva la corrente dai due cavi, la fase e il neutro, la fase butta dentro la corrente, attraversa il tutto, c'è il buco nella serpentina, viene a scaricarsi la corrente, si scarica meglio a terra piuttosto che verso manual, quindi se abbiamo la presa di terra efficiente io già sono salvo. Torna indietro, ecco che quando torna indietro mancano all'appello 30 mA, mancano all'appello quella corrente che viene scaricata a terra. L'interruttore differenziale se ne accorge, qua manca l'appello 30 mA, stacchiamo, perché lui non sa se si sta scaricando a terra tramite la presa di terra o tramite manual. Ecco che se abbiamo problemi in casa, se abbiamo qualche elettrodomestico, un qualche utensile che disperde corrente, il differenziale salta per salvaguardarci. Quindi ci sono delle semplici operazioni che noi dobbiamo fare mensilmente o almeno semestralmente, ogni 6 mesi, per andare a verificare se il nostro impianto elettrico e se il nostro differenziale è sicuro. Prima cosa da fare, molto semplice ma che non ci tutela al 100%, su ogni interruttore differenziale, quindi nel vostro quadretto generale di casa, c'è un pulsantino dove c'è scritto in inglese solitamente premere mensilmente. Se noi andiamo a premere quel pulsantino lì, cosa succede? Il differenziale al suo interno va a simulare una dispersione di 30 mA. In realtà non è proprio così, perché il differenziale stesso non è collegato a terra. Comunque è un pulsantino da premere, prendiamolo così, è un pulsantino da premere tutti i mesi. Se il differenziale è in salute, scatta. Questo però non ci va a dire che l'impianto in casa è in salute, quindi che la presa di terra scarica nel giusto modo, quindi che abbiamo la monofase, non la bifase. Ne parlerò al prossimo video della bifase, che mi ha fatto un po' impazzire nel mio carrello fotovoltaico, perché se abbiamo la bifase il differenziale non funziona. Comunque questo è un piccolo spoiler. Pertanto, come facciamo a essere sicuri che l'impianto è sicuro? Ci sono degli strumenti, vi lascio il link per poterlo acquistare su Amazon, strumenti che costano veramente poco, che tutti possono utilizzare, che vanno collegati a una presa qualunque di casa, si va a impostare a quanti miliampere il salvavita deve scattare, e in un'abitazione civile sono 30 mA, quindi si imposta su 30 mA e si spinge il pulsantino. Quindi spingendo il pulsantino, se l'interruttore differenziale scatta, vuol dire che la presa di terra scarica verso terra, vuol dire che il differenziale sta funzionando bene, vuol dire che abbiamo la monofase. Nel caso che una di queste tre cose manchi, ecco che il differenziale non scatta. Quindi bene, se non siete elettricisti, fermi tutti, chiamate l'elettricista di fiducia e dite: oh, in questa presa c'è qualche cosa che non va, per favore controlla. Quindi è una prova che potete fare su tutte le prese. Fatelo soprattutto in quelle prese di corrente dove sono collegati elettrodomestici pericolosi, tipo lavatrice, tipo lavastoviglie. Nel prossimo video vi farò vedere questo strumentino, che adesso me lo sono dimenticato su a casa. Questo strumentino cosa fa? Molto semplice: prende la fase, quindi prende uno dei due fili, la va a scaricare verso terra per quegli ampere che voi gli avete detto, per 30 mA. Quindi nel caso ad esempio che in quella presa di corrente lì non arrivi la terra, il cavo di terra, lui non riesce a scaricare, ecco che il salvavita non scatterà. Nel caso di una bifase, questo non ve lo dico adesso, ve lo dirò la prossima volta, nel caso che il salvavita stesso abbia dei problemi,
ecco che ok, andate a scaricare questi 30 mA, ma il salvavita non scatta, quindi siete in una situazione di pericolo. Vi è tutto un po' chiaro? Quindi la corrente arriva, 2 fili, la fase è quello che ci manda la corrente, 220 volt, va dentro alla lavatrice, la lavatrice è collegata a terra, quindi nel caso che una piccola parte di corrente vada verso terra, anche se in quel momento lì c'è Manuel che la sta toccando, la corrente dice no, ma faccio prima di andare attraverso il filo di terra, non faccio morire Manuel. Una parte torna indietro attraverso il neutro, l'interruttore differenziale capisce che c'è una dispersione, salta, Manuel è salvo. L'interruttore differenziale salta anche se non c'è la presa di terra, ma cosa succede? In quel caso però Manuel prende la scossa, perché? Perché la corrente arriva, attraversa la lavatrice, va verso terra, ma non riesce a scaricarsi verso terra perché il body della lavatrice non è collegata a terra. Manuel sfigato va a toccare la lavatrice, si prende la scossa, ecco che quando questi 30 mA sono passati attraverso il suo corpo, l'interruttore differenziale salta, ma Manuel si è beccato 30 mA che non sono mai piacevoli. E se è ancora più sfigato che l'interruttore differenziale non salta, non passano solo 30 mA ma passano degli ampere e Manuel ci lascia le penne. Ho cercato di fare questo video abbastanza breve perché è molto teorico, spero che il modo in cui ve l'ho spiegato sia stato semplice veramente per tutti, perché vorrei che i miei iscritti, chi segue il mio canale, abbia qualche piccola nozione di impianti elettrici, di corrente elettrica, perché farò veramente tanti progettini a Montemarsaano, quindi non vorrei poi annoiarvi parlandovi di volt, di watt, di ampere se voi non sapete proprio nulla. Quindi in futuro, quando farò un progettino che vi andrò a parlare di grandezza della corrente elettrica, farò riferimento a questo video tanto che voi possiate eventualmente prendere qualche nozione se già non le avete. Quindi prossimo video andremo a risolvere il problema della bifase, vi spiegherò nel dettaglio cosa vuol dire bifase dopo che voi avrete già visto questo video, perché se no, se vi spiego cos'è la bifase senza avere nozioni base di volt, watt, ampere, fase e neutro, non capirete nulla. Buon Montemarsaano ragazzi!